Ciao ragazzi, il mio nome è Simone, sono italiano, sono super appassionato di lingue straniere, le uso per viaggiare per il mondo e per lavorare come project manager con clienti internazionali. Nel video di oggi, visto che me l'hanno chiesto in tanti, parleremo un pochino di come funziona Duolingo, soprattutto perché è uscita una nuova versione di Duolingo che è un po' diversa da quello a cui magari eravate abituati. Vi spiegherò passo passo come funziona Duolingo e alla fine del video vi rivelerò un segreto che potete usare per imparare le lingue, per ottimizzare il vostro studio. Dai, che si comincia! Allora ragazzi, Duolingo è credo l'applicazione per imparare le lingue più utilizzata al mondo con non so quanti milioni e milioni di utenti, è anche gratuita. Prima era completamente gratuita, poi hanno iniziato a introdurre una versione gratuita e una versione premium in cui c'è la pubblicità che si chiama, se non sbaglio adesso, Super Duolingo. Prima aveva un nome diverso, con la versione nuova si chiama Super Duolingo e praticamente quello che permette, io adesso vedete ho la versione premium. La versione premium permette cuori infiniti, la possibilità di riparare, diciamo, la striscia di lezioni corrette e non c'è la pubblicità, ok? Quindi questa è la differenza principale, più la possibilità di diventare leggendario su alcune lezioni. Vi spiegherò magari dopo cosa significa. In ogni caso, secondo me, la versione normale è ottima, sì, c'è un po' di pubblicità, ma va già bene. Io ho testato un attimo, adesso vi faccio vedere con il turco. Ecco, questa qua è l'interfaccia della nuova versione di Duolingo, quindi non c'è più il ramo con tutte le lezioni, ma è una specie di percorso che va avanti così, in questo modo. Quindi chi aveva la versione precedente di Duolingo, le sue lezioni sono state trasformate nella nuova lezione. Ad esempio è successo così per me per il turco, avevo usato Duolingo un po' per il turco e si è trasformato nella nuova versione di Duolingo. Una piccola premessa, magari prima di vedere i dettagli dell'applicazione: Duolingo è ok per iniziare a giocare un po' con una lingua, per avvicinarsi a quello che è il mondo dello studio, dell'apprendimento delle lingue. Io non mi baso mai solo su Duolingo per imparare una lingua, è qualcosa che magari faccio così nel tempo morto per giochicchiare un po', è qualcosa che all'inizio, quando ancora non avevo l'esperienza che ho adesso nello studio delle lingue, facevo magari un po' di più, che utilizzavo un po' di più, però io non lo considero un metodo di studio attivo della lingua, ok? Prendetevi un libro e cercate di studiare la lingua in modo un po' diverso. Ho fatto un video in cui ti racconto come imparare una lingua da zero. Dagli un occhio perché ti spiego passo passo come fare. Quindi ripeto, Duolingo è una cosa on top, in più, che uno può fare per giocare un pochino, ok? Però non consiglio l'utilizzo di Duolingo come parte fondante del nostro studio di una lingua, ok? Se volete usarlo perché vi piace, perché vi diverte, va benissimo. Se volete usarlo perché è un gioco, anziché usare Candy Crush, gioco con Duolingo giusto per giocare, va benissimo. Non aspettiamoci di imparare una lingua se stiamo giocando con Duolingo mentre siamo seduti in bagno, ok? Questo messaggio deve essere chiaro, perché poi la gente dice: ma ho finito tutto l'intero Duolingo, ho fatto tutte le lezioni ma non riesco ancora a parlare. Ok, quindi attenti a questa cosa. Detto questo, vediamo un attimo come è fatto. Ogni lezione ha un argomento diverso. Vedete che se io clicco qua in alto a destra mi dice ok, che cosa impareremo in questa unità e le frasi principali dell'unità, e questo è per ogni unità. Qua in alto, anche qua vedete, ok? Quindi se io clicco mi fa vedere più o meno i temi dell'unità, ok? Quindi vado avanti a fare tutte le varie lezioni. Duolingo, se ad esempio stiamo facendo un'unità e facciamo, mi sembra, 2 o 3 volte al 100% questa singola lezione, quindi senza neanche fare un errore, Duolingo ti dice: ah, vedo che sei bravissimo su questo argomento,
salta e vai alla lezione successiva. Questo qua è splendido, a me piace tantissimo nella versione nuova, perché spesso io mi ritrovavo a fare 100% senza neanche un errore alcune lezioni, e però dovevo farmele comunque tutte prima di sbloccare il livello successivo, no? A meno che non usassi la scorciatoia, però questa è un'altra storia. E così invece Duolingo l'algoritmo si accorge da solo, vedi che sei bravo su una lezione, ti dice ok, lascia stare, vai avanti, ok? E se clicchiamo, anche se l'abbiamo fatta, vedi, start, ok, più 5, e mi dice anche la difficoltà, vedi che qua mi dice hard, no? È difficile. Questo qua, ad esempio, imparare il turco dall'inglese, ok? Quindi questo secondo me è molto utile, e è carino anche il fatto che appunto uno clicca e vede per ogni unità più o meno gli argomenti che sono inclusi. Può anche please turn up your volume. Ördekler elmaları yer. No, esatto, ördekler elmaları yer. No, uno può ascoltare le frasi dell'unità, ok? Con la versione premium c'è anche questa roba qua, ovvero tutti gli errori che uno fa più di frequente vengono raggruppati, e ogni tanto uno può ripetere solo gli errori. È utile perché l'algoritmo si focalizza su le cose che stai sbagliando e te le fa ripetere, così le assimili, le impari più velocemente, no? Teoricamente. C'è le varie classifiche, questo non è niente di nuovo perché c'era già anche prima, no? Uno parte dalla lega di, non so, credo che sia bronzo, platino, oro, poi va avanti, ossidiano, non so che cosa. L'ultima è quella di diamante, ok? Io adesso sono primo questa settimana, ottimo. E in più ci sono anche, questa è la prima volta che lo vedo, Match Madness. Ad ogni modo, se vedete qua, vedete che c'è scritto 4 days, 4 giorni, no? Ci sono delle sfide, delle cose in più che uno può fare, ok? Questo è carino perché ci aiuta a tenerci motivati, ok? In generale lo scopo di Duolingo, come di qualunque altra applicazione, è fare in modo che noi passiamo il maggior tempo possibile sull'applicazione. Se Duolingo guadagna vendendo pubblicità, più gente usa l'app, più tempo viene passato sull'app, più viene vista la pubblicità, più Duolingo guadagna dalla pubblicità. Quindi loro vogliono fare in modo che voi studiate qualunque lingua state studiando tutti i giorni, ogni singolo giorno. Addirittura Duolingo adesso ha introdotto l'idea del 365 giorni, no? Se voi usate Duolingo per un anno intero entrate in una specie di club privato, non so bene che cosa sia, non l'ho mai usato per così tanto tempo. Immagino che possa essere un forum dove la gente che è più di un anno, che non perde neanche un giorno di studio, possa discutere alcune cose, immagino io. Le daily quest sono delle sfide giornaliere, ok? Quindi ad esempio completa 5 lezioni, find Lily è la ragazzina, no? Qua in diverse lezioni, questo genere di cose. Sono tutte cose che Duolingo utilizza per mantenerci motivati, ok? Magari una persona è motivata dalle sfide, le vuole completare, dice oggi devo giocare, l'altra invece vuole essere prima nella classifica, quindi dice devo usare di più Duolingo per essere primo in classifica, no? E questo ovviamente aiuta Duolingo a guadagnare, perché è un'app, deve fare soldi con tutte le cose, è un'azienda di fatto, no? E aiuta però anche le persone a restare motivate e a utilizzare l'applicazione tutti i giorni per studiare una lingua. Ancora una volta, non usiamo Duolingo e basta per studiare una lingua, usiamolo per giocare un po' con la lingua. Non deve essere la nostra parte attiva, la nostra parte principale dello studio di una lingua. Va bene per giocare, va bene se ci piace, non dobbiamo avere aspettative incredibili. In generale, con tutte le applicazioni per studiare le lingue, vanno bene per fare qualcosa in più. Io personalmente non consiglio di usare un'app per imparare una lingua, ok? Un'app è qualcosa in più che possiamo integrare nella nostra routine di studio di una lingua, non deve essere la componente principale di studio della lingua, ok? Cos'altro possiamo dire della nuova versione, ragazzi? Ma vediamo un po'. C'è anche la parte, ok, dove gli amici possono congratularti se sono diversi giorni che stai studiando o se hai completato una qualche challenge.
questo è molto carino. E poi ci sono le famose gemme con cui possiamo comprare varie cose. In realtà ho sempre trovato abbastanza inutili le gemme, non ho mai capito bene cos'è che uno può comprare con queste gemme. Ce ne ho una quantità infinita perché avevo Duolingo, penso di aver scaricato l'app nel 2013, quindi ancora prima della versione vecchia, c'era una versione ancora diversa e quindi mi sono ritrovato con questa vagonata di gemme. Prima c'erano i lingotti, se non sbaglio, su Duo. Quindi questa è un po' l'idea di come funziona. Quindi noi andiamo avanti completando, ci sono una quantità di unità praticamente infinite, come potete vedere. Vedete che c'è jump here, no? Cioè se io ad esempio parlo turco già abbastanza bene, volessi usare Duolingo per migliorare il turco, potrei dire jump here e parto dall'unità 15 ad esempio. Potrei anche partire dall'unità 16, ok? Se tutte le cose prima già le so, sono semplici, parto da qua, no? Faccio un mini, vedete, pass the test, no? Ok, quindi mi dice fai il test e puoi iniziare da qua. Questo potete farlo se volete imparare una lingua che già parlate un po', potete iniziare lì. Ci sono una vagonata di, non so neanche quanti sono, lezione 39, unità, eccole qua, sono unità 43. Sarebbe interessante sapere che cosa succede quando uno finisce tutte le unità. Se io prendo una lingua, ad esempio lo spagnolo, mi sembra, no? Niente, il francese forse. Boh. Vorrei vedere se uno prende una lingua per cui ha già completato, no, niente. Fatemi sapere ragazzi, sarebbe interessante. Secondo me quando uno finisce tutte le unità ti dà l'opzione di ripassare e giocare di nuovo con altre unità. Il mio consiglio è, se davvero avete speso tutto questo tempo su Duolingo e avete finito tutte le unità, fate qualcos'altro. Cioè, va bene, avete giocato con Duolingo, fate qualcosa d'altro, guardatevi dei video su YouTube, ascoltatevi dei podcast, fate delle attività diverse. La cosa molto interessante della nuova versione è che uno dei livelli all'interno di un'unità è una pratica personalizzata, ok? Ovvero Duolingo, l'algoritmo di Duolingo calcola quello che voi state sbagliando e quello che magari vi piace di più, vi piace di meno, in dettaglio. Sul sito di Duolingo vi spiegano bene come funziona e vi crea una lezione personalizzata. Questo è molto interessante. Di nuovo, serve a voi per restare motivati, serve a Duolingo per farvi passare più tempo sull'applicazione, però in generale lo vedo come una cosa positiva. Se avete qualunque domanda ragazzi su come funziona Duolingo potete lasciarmi un commento. Iscrivetevi al canale e se volete usare un altro strumento che tutti o quasi tutti abbiamo in casa, che è Netflix, per imparare le lingue, date un occhio al video che ho fatto in cui vi racconto come imparare le lingue con Netflix. Grazie a tutti ragazzi e ci vediamo davvero presto. Un abbraccio dal Brasile. Ciao!